Ciao ragazzi, un saluto a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele. Iron Man, uscita numero 92, Marvel De Agostini in scala 1:3, una splendida armatura alta 60 cm. Adesso ragazzi vi dico cosa ho usato io per montare questo numero, o meglio, per montare. Andremo a montare questo numero. Comunque, un grasso o qualsiasi tipo di lubrificante, non importa ragazzi che voi compriate questo. Questo io l'ho acquistato al Bricoman, ma potete usare qualsiasi tipo di lubrificante che sarà usato per crearvi i filetti nel metallo. Ovviamente il cacciavite stella, poi vi servirà questo, un attimo che alzo un po' l'inquadratura perché il pezzo è veramente grande, vi servirà questo. Prima che mi dimentichi, non so se ve l'ho già detto ma ve lo dico, preferisco dirvelo una volta in più che non avervelo detto. Un attimo solo. Andate a grattarvi con una lima la parte ruvida che avete qua sotto, di qua, di qua, di qua e di qua, perché rovinerà irrimediabilmente le vernici quando andrete a metterlo in battuta questo pezzo. Va bene? Quindi vi servirà questo pezzo qui, che adesso mettiamo da parte. Vi servirà questo pezzo qui, questo e questo, e in più, in ultimo, non in più, e in ultimo questo. Andiamo a vedere subito cosa troviamo nell'uscita numero 92. Intanto ragazzi, grazie sempre per le iscrizioni. Oh là là! Guardate qui. Oh, tutte e due. Tutte e due rotti. Vabbè, l'importante è che io ne abbia un altro, perché sapete che Michele ne sta facendo 3. Prendiamo l'altro. Questo lo faremo sostituire. Che bella diretta, ragazzi, avete visto? Può succedere, però tutti e due. Cribbio. Arrivo, sto prendendo l'altro. Ecco qui. Questo ci serve tutto, questo lo possiamo levare perché è rotto. Voilà. Ma pensate, Madonna, tutte e due rotti, oh. Incredibile. Pazienza uno, ma tutte e due. Allora, dove siamo rimasti? Qua. Troviamo base del connettore del bacino, plastica, leva del connettore, plastica, questo da come si vede è metallo, molla e perno, e abbiamo 3 serie di viti, 1, 2 e 3,
2 destinate ad essere avvitate sulla plastica, vedete, contraddistinte con il colore azzurro, una KP, una AP e l'ultima serie di viti delle 3 IM, contraddistinta dal colore nero, che ti indica che va avvitata esclusivamente nel metallo, M metallo. E qui abbiamo P plastica, vedete? Perfetto, andiamo avanti. Ci dicono, io questo ve lo leggo perché almeno andate a prendere le uscite che vi serviranno, che ve le ho fatte vedere prima, ma qui vi danno i numeri. Per assemblare il meccanismo di collegamento dell'addome al bacino, come prima cosa, introduci la punta del perno. Va bene, questa è un'altra cosa. Stavo pensando se farlo così e poi leggervi dopo questo. Vabbè, facciamo così. Prendiamo il pezzo, guardate, inseriamolo qua dentro, lo facciamo uscire un po' di più perché poi dovremo mettere anche la molla. Ecco qua. Prendiamo la molla. La molla sembra uguale da una parte all'altra, ma non lo è, perché una delle due punte è più corta dell'altra. Quella più corta, che in questo caso è questa, la andremo a mettere nel foro della plastica, inserendola nel perno. Così. Ok? Perfetto. Prendiamo poi il perno in questa maniera, con la parte, vedete, una parte corta, quella che ho tra il pollice e l'indice, e una parte più lunga. La parte più lunga va messa qui, così come vedete. Quindi inseriamo in questo foro l'altra parte più lunga della molla, quindi facciamo così. Ecco qua. E poi spingete il perno. Molto semplice, vedete? Ecco qui. Allora, sinceramente, mi sa che poi dovrò fare un altro video per fare un intervento su questa molla, perché questa è quella che poi andremo a vedere. Dovrà tenere questo da questa parte attaccato al torace, e secondo me questa molla è troppo debole, ma lo vedremo dopo. Abbiamo montato e siamo arrivati fino a qui, ok? Recupera la struttura interna dell'addome che abbiamo trovato nell'uscita numero 90, che è questa, e prendi 4 viti AP. Prendiamo 4 viti AP, chiudete il sacchettino sempre, vi conviene. Io le viti AP nel pezzo le ho già filettate, sapete, quindi questo va messo così, io le ho filettate. Vedete come si avvitano bene adesso? 1, 2, 3 e 4. Le ho già fatte. Senza olio, senza nessun tipo di lubrificante. Poi andiamo a metterle, magari così, così, perfetto, e avvitiamo le 4 viti AP. Grazie ragazzi per le iscrizioni, per le visualizzazioni. Siamo quasi arrivati a 1000, sì, magari a 20.000, a 1020 iscritti. Grazie dei commenti, ne mettete prima una qui e una qui a croce, senza stringerle, le stringeremo alla fine. Mi raccomando, se avete piacere, iscrivetevi al canale di Michele. Il canale di Michele non si occupa solo del montaggio,
ma cerca di seguirvi dove può, ovviamente, e aiutarvi a montare il vostro modello per evitare possibili danni dettati dalla fretta o inesperienza. È ovvio che quelli più bravi possono insegnarmi, quindi datemi sempre consigli, ragazzi, mi raccomando. Andate anche a dare un'occhiata alla mia playlist, dove troverete altri modelli, e ricordatevi, proprio perché non è un canale che si occupa soltanto del montaggio, ma devo essere in grado anche di farvi capire cosa sto dicendo, appunto nei vari interventi che vi propongo, ogni video è sottotitolato in 26 lingue per permettere a chiunque ne abbia piacere di poter comprendere quello che dico. Giriamo pagina. Recupera anche gli altri componenti dell'addome che hai ricevuto e assemblato nell'uscita numero 90, che è questa. Perfetto. Che corrispondono alla parte frontale della sezione. Unisci a questi il gruppo che hai appena montato, questo, incastrandolo nelle apposite fessure della struttura interna dell'addome. Le fessure della struttura interna dell'addome, un attimo che metto un po' più di luce se riesco al video, perfetto, sono queste qui. Prima di fare questo, Michele, guardate, si è già filettato 1, 2, 3 e 4 con le viti IM. Ho messo il grasso, così vi faccio vedere soltanto come ho fatto per chi mi segue per la prima volta. Bagnato una sola volta basta per tutte e 4 i fori e andate a crearvi il filetto che io ho già fatto, come vi ho già detto. Vedete come gira il cacciavite subito? Perfetto. Pulite con la carta sempre, perché poi ci va la plastica contro, e la plastica non deve toccare nessun tipo di lubrificante, perché non è plastica teflonata, è plastica, e quindi rischia con l'idratazione dell'olio di aumentare di volume e spezzarsi. Fatto questo, possiamo chiudere il grasso. Ecco qui. Andiamo a prendere il nostro pezzo e lo inseriamo così. 1 e 2. Ecco qui. Vedete? Qui e qui. Ovviamente deve combaciare il pezzo. Qua avete i 2 fori nella plastica che devono ovviamente combaciare con i 2 fori che avete appena filettato. E andiamo a fissare tutto con 2 viti IM. Che bello questo modello. Però ho una riserva qui sul fatto che non credo che rimanga bloccato l'addome. Però sapete che Michele non appena ha tempo vi proporrà questa soluzione, perché insomma alla fine non è così difficile da risolvere. L'armatura è bellissima, ecco qui. Voi però ragazzi che mi seguite e mi guardate, non dimenticatevi di iscrivervi anche al canale, altrimenti il canale muore. E vogliamo farlo morire il canale di Michele? No! Poi ci dice, recupera la parte posteriore dell'addome che hai ricevuto e assemblato nell'uscita numero 91, eccola qui, uniscila al gruppo che hai appena montato, cioè questo, orientando i componenti come mostrati in foto. Comincia a fissare insieme i pezzi stringendo 2 viti IM nei fori presenti sulla parte posteriore. Concludi il fissaggio stringendo 2 viti KP nei fori presenti sul lato inferiore del gruppo. Eccole qui. Le viti KP andranno poi messe qui, una qui e una qui. Senza olio perché questa è plastica. Prendete le viti KP, le avvitate e le svitate, le avvitate e le svitate e vi create il filetto. Se avete piacere di farlo, ragazzi, il modello è vostro, ricordatevi sempre che quello che vi dice Michele ve lo dice, ma alla fine decidete voi cosa fare.
Prendiamo il nostro pezzo, lo mettiamo come in figura, così e quindi così. Ecco qua. Ovviamente qua abbiamo dei fori, vedete, 1 e 2. Qui andremo a mettere le viti IM. Qui invece, che è chiuso il foro, vedete, questo è chiuso e questo è aperto, questi qua andranno inseriti in questi perni 1 e 2. Torniamo a noi. Ecco qua. Secondo me qui ci darà un po' da lavorare, nel senso, per farlo funzionare bene. Aspettate ragazzi, ho messo bene, sì. Quindi, ecco, se fate fatica a farlo entrare, aiutatevi facendo leva. Guardate questo pezzo, io premo qua col pollice, vedete che si allarga un po', vedete? Ok? Perché batte contro qui. Quindi l'ho allargato un po', senza esagerare, altrimenti lo rompete sotto, ovviamente. Ecco qua, vedete che è entrato. Controllate che i perni entrino. Non spingete, non abbiate fretta che lo rompete. Stessa cosa di qua, vedete che qua è fuori. Lo inseriamo all'interno. Ecco qua. Controlliamo anche di qua. Quando sarete certi che questa plastica nera è imbattuta sul metallo rosso, vedete, ovviamente più giù di così non potrà andare. La stessa cosa qua. Qui avete questo spazio che ci deve essere, perché poi andrà poi la struttura che coprirà qua e sarà l'addome. Perfetto. Andiamo a schiacciare qui e vediamo se questa leva si muove. Si muove, vedete? Vediamo solo se poi aggancia bene. Speriamo. A questo punto ci dice di prendere le ultime due viti IM da inserire, 1 e 2. Eccolo qui. Andiamo ad avvitare, le inseriamo all'interno, ok? Facciamo girare il cacciavite al contrario e sentiamo il click. Se sentiamo il click vuol dire che ha preso il filetto e poi avvitiamo. Sentito? Non stringete tutto subito, basta. Stessa cosa di qua. Giriamo il cacciavite al contrario. Eccolo qui. Quando sentite il click vi fermate perché ha agganciato il filetto. E adesso potete stringere. 1, 2, basta. Andiamo adesso a mettere le ultime due viti. Ecco qui, questo è il disegno. Così dobbiamo mettere il nostro pezzo KP. Ecco qui. Ovviamente ragazzi, i fori d'entrata con quello sottofilettato devono essere perfettamente allineati, altrimenti avete sbagliato qualcosa, ok? Se non sono allineati è inutile che mettete la vite perché rompete il pezzo. Qui sono a posto, li possiamo avvitare. 1, e 2, senza stringere forte forte. Quando arrivate in battuta fermatevi, perché qua è plastica su plastica, la rompete. Perfetto, a questo punto il montaggio è terminato. Andiamo adesso, ecco perché vi ho detto di prendere anche questo e questo. Ecco qui, alziamo un po' l'inquadratura e andiamo a vedere se agganciano perfettamente bene. Questo l'avevamo già visto l'altra volta, vi ricordate? Che agganciava perfettamente bene. Vedete? Non si stacca, perfetto, e così deve essere. Premiamo qua dietro e lui si stacca, perfetto. E questo siamo a posto. Appoggiatelo sempre così, non
non al contrario, perché questa è plastica. E vi rovinate la vernice dorata, ve l'ho spiegato prima. Adesso andiamo a vedere se aggancia bene questo. Quindi andiamo a inserirlo. Questa è la prova del 9. Allora, sì, va bene, dovete fare anche voi questa prova, ragazzi. Dovete fare anche voi questa prova, altrimenti quando montate tutta l'armatura poi vi si staccano le gambe quando l'alzate. Ecco qua, avete sentito il click? Perfetto. Adesso vediamo cosa riesco a fare qua. Ma che bella! No. Guardate ragazzi! Mamma mia! Che cos'è questo pezzo? Madonna, che bello! Che bello! E c'è chi si lamenta, costa tanto, 1200 euro. Che poi 1200 euro è con la base. Se no sono 1100 euro. Guardate che cos'è! Madonna, che bello! Quanto mi piace! Che spettacolo! E poi non mi dimenticate, chi segue Michele Armonica, guardate qui, molti di voi questo pezzo qui lo avranno tutto piegato di qua, vedete? Aspettate perché adesso altro non ce la faccio, faccio vedere. Molti di voi che non mi seguono hanno il pezzo qua piegato che si vede la parte argentata, vedete che qui non si vede. Guardate le linee come sono perfette, le punte qui come cadono perfettamente, la distanza tra qua e qua. Qui non c'è spazio, qui non c'è spazio, guardate. Le alette Michele le ha piegate come nel film, vedete? Voi le avete lasciate diritte? Non va bene. Queste vanno piegate, vedete? Perfettamente aderenti alla struttura. Guardate che meraviglia. Adesso proviamo ad andare a pesare questo pezzo. Poi facciamo l'ultima parte del video che permetterò a chi ne ha piacere di dare lettura all'interno del fascicolo, in questo caso il 92. Madonna, che bello! Ci vediamo dopo, ragazzi. Eccoci di nuovo qua. Andiamo a vedere cosa pesa soltanto questo pezzo. Leviamo la tara, che in questo caso era meno di un grammo, e andiamo a vedere. Guardate ragazzi, 1025 grammi, oltre 1 chilo di peso, che per i nostri amici americani e inglesi, ecco qua. Bene ragazzi, adesso tolgo questo, che bello. Ah, qui ovviamente, forse ve l'avevo già fatto vedere, sono le parti mobili poi per permettere la posizione d'atterraggio al nostro modello, vedete? Queste si alzano, queste vanno su, vedete? Si tirano di qua e vanno su, vedete? Tutto mobile, perfetto. Ma che bello questo modello! Eccoci qua. Adesso, ultima parte del video. Mi raccomando ragazzi, non mi abbandonate. Guardate i video, se no come fa Michele ad andare avanti? Ragazzi, io vi aiuto, aiutatevi anche voi. Guardate i video, non fateli andare avanti, perché poi alla fine sì, durano, però durano necessariamente tanto perché non mi limito al semplice montaggio, lo sapete. Poi qualcuno, tra virgolette, mi amerà, altri mi odieranno, ma speriamo di no ragazzi, perché volersi bene è bello, Allora, andiamo. Un attimo. Ok. Prima pagina dei servizi e numeri utili. Ecco qui.
Questo è il valore aggiunto del modello, che già è bello di suo. Vorrei spezzare una lancia alla De Agostini, anche se non ne ha bisogno, perché sapete che io sono molto sincero, almeno per chi mi conosce, e dove c'è da dire la mia, come oggettivamente nella prima uscita delle statuine della Marvel, dove c'è Iron Man che è a dir poco orribile, bisogna anche dire che il prezzo di 1100 euro, che secondo me è giustissimo per un'armatura del genere, anzi trovatela meno così, con tutti i problemi che abbiamo potuto trovare ma risolvibilissimi, perché nel modellismo, per chi non lo sapesse, è così, non è che prendi e monti e basta. Poi considerate che questo è il primo progetto che hanno fatto, quindi poi abbiamo tutta la pubblicità che devono pagare, abbiamo le riviste in tutte le lingue, la base premium che alla fine mi è costata meno di 100 euro, una base di quasi 4 kg di peso e di 52 cm di diametro, altra 5 cm. Ma di cosa stiamo parlando? Questa è bellissima, per chi ama Iron Man non può non innamorarsi di questa armatura. E quindi la persona vede il pezzettino di plastica, vede 11 euro, mamma mia, 11 euro, ma è assurdo. Ma se sappiamo cosa costa alla fine, cosa ci importa se ci danno un pezzo di plastica? Le uscite sono 100. Poi ognuno, ci mancherebbe, dice quello che vuole. Però bisognerebbe anche ragionare in grande, no? Guardate che locandine bellissime, abbiamo quasi finito. Michele vi ricorda, sempre che ci sia ancora qualcuno che mi sta guardando, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Mi raccomando, non guardatemi soltanto senza iscrivervi. È importante sia che mi guardiate e anche l'iscrizione. E commentatemi, ho molto piacere quando si crea una comunità così sociale, di modellisti, di amanti del genere. Come vi ho detto, sulla playlist trovate altre cose, andate a vedere anche lì. Piano piano, non è che posso fare i miracoli adesso, anzi, tra virgolette, non lo sapete ma li sto già facendo. Però ragazzi, sono veramente contento. Sono arrivato qua grazie a voi. E se andrò avanti grazie a voi. Nella prossima uscita costruisci la quarta parte dell'addome, il busto e la testa. Va bene. Michele ha terminato anche questo video. Vi ringrazio del vostro tempo, della vostra visualizzazione, del vostro supporto. Grazie infinite a tutti. Abbraccio voi e tutti i vostri cari più cari. Al prossimo video. Ciao!